Un altro giorno. Un altro giorno senza senso. Come ogni mattina cammino istintivamente davanti al mio calendario, segnando la data odierna con un pennarello indelebile. È difficile dare una definizione di mattina qui, in questo luogo sperduto dello spazio. Mi sento un automa, intrappolato in me stesso. Ogni ora è identica all'altra, ogni giornata è senza colori. Lo spazio là fuori è meno vuoto di questa stanza. Manca solo dell'ossigeno e del ticchettio delle lancette. Forse ora che ci penso, questa stanza non è così diversa da un qualsiasi angolo buio e senza vita dell'universo. Quando non sono immobilizzato dalle mie riflessioni e dalle maledette emicranie, mi capita di scendere al piano di sotto. C'è un laboratorio di notevoli dimensioni, al 100% in funzione. Ma non ho mai visto nessuno azionare le macchine o fare esperimenti. Le provette con il liquido arancione sono sotto cappa da chissà quanto tempo ormai. Il mio corpo mi trascina per questo luogo, facendomi osservare oggetti e cose che mi confondono costantemente. E quando torno nella mia stanza ci si mette pure il mio calendario a mandarmi ancora più in confusione. A quanto pare oggi è il giorno numero 7652 da quando sono qui. Non sono un genio in chimica e cose varie da laboratorio, ma qualche calcolo lo so fare in autonomia. Sono 21 anni che sono qui. E cosa ho fatto per tutti questi anni? Non lo so. Non ricordo nulla. Sono abbastanza sicuro che una qualsiasi creatura, anche le alghe unicellulari chiuse nel laboratorio e sprovviste di neuroni, ricordano gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, e poi ci sono io, bloccato in un loop infinito e doloroso di domande senza una risposta. Perché ricordo solo gli scorsi 40 giorni? Perché mi sento così vuoto? Perché queste maledette emicranie non mi lasciano in pace? Perché mi fanno male? Perché? Perché tutto questo mi fa così male? E perché ogni volta che mi addormento ho sempre lo stesso sogno? Lo stesso, identico sogno. Non funziona più! Per favore, accenditi! Sta precipitando! Non riesco a prendere il controllo! Merak, sdraiati sotto il sedile! Tieni gli zoccoli dietro il collo, non preoccuparti! La mamma risolverà tutto, ok? La mamma risolverà tutto! Ero piccolo, davvero tanto piccolo, forse avevo 3-4 anni. Ricordo il volto di mia madre, ricordo il suo sorriso, la sua voce così gentile. Ricordo le giornate al mare, le storie che mi raccontava sugli astralequi e le loro leggende. E poi ricordo le sue urla, il suo volto dilaniato dal terrore. Mamma aveva perso il controllo del nostro veicolo volante. Ho sentito il boato di un'esplosione e successivamente il silenzio assoluto. Era tutto buio. C'era una voce molto profonda che parlava in una lingua strana. Pensai di essere morto, ma sentivo il cuore battermi ed ero perfettamente cosciente. Qualcosa mi ha preso per la collottola e poi
Poi deve essere successo qualcosa in questi 7000 e più giorni, ma è tutto inutile. Ogni volta che mi sforzo di riportare qualcosa alla mente vedo solo nebbia. Mi è stato detto da uno di quelli che vigilava su questo laboratorio che il maestro mi ha soccorso dal giudizio circa 50 giorni fa e che per un qualche motivo dovevo rimanere a letto per riprendermi dal trauma. Ma quale trauma? Quale maestro? Nemmeno la mia assistente digitale mi aiuta nel capire che cosa è accaduto. Neanche lei riesce a darsi delle spiegazioni. Ehi, Levira. Che giorno è oggi? Ciao Merak, sono Levira, la tua assistente digitale. Oggi, secondo il sistema di riferimento temporale dell'Orsa Maggiore, è il terzo giorno del 10° mese, anno 3106. Secondo il sistema Cronos Neosilve è il 3 ottobre dell'anno 4232. Sono passati 47 giorni e 9 ore dal tuo risveglio. Sai per caso cosa è successo negli ultimi 7000 giorni? Ricerca in corso. Attendere, prego. Purtroppo non sono a conoscenza dei tuoi eventi personali nel lasso di tempo indicato. I dati in questione sono andati perduti. Ma ti ricordo che il tuo computer presenta attualmente 219 virus e 47 tentativi di furto delle password. No, ehi, aspetta, Levira! Informatica ordinata sulla CRS. Levira, ferma, aspetta, ma che diamine? Inoltre è stato attivato un abbonamento annuale. Levira! Ciao Merak, sono Levira, la tua assistente digitale. Oggi, secondo il sistema di riferimento temporale dell'Orsa Maggiore, è il terzo giorno del 10° ricalcolo. Forza, Levira! Non riesci a raccattare nemmeno la più stupida informazione. Attendere, prego. La ricerca ha prodotto 0 risultati. Grazie per aver scelto Levira 0.30.2. Vi invitiamo ad aggiornare il software alla versione più attuale 1.9.0 per... Oh, Merak! È 21 anni che non mi aggiorni. Vuoi proprio male ai tuoi dispositivi, vero? Ma veramente io... Avvio del programma di aggiornamento automatico. Attendere, prego. Aggiornamento completato. Ma io non... Lettura della lista utenti in corso. Allacciamento rete locale in corso. Lettura della stanza in corso. Ti ringrazio per aver risolto tutti i miei problemi, Levira. Dall'analisi del tuo tono vocale, credo che tu non sia soddisfatto dell'assistenza. Ma non ti scappa proprio nulla, tranne le informazioni importanti. Aiutaci a migliorare le prestazioni di Levira 1.9.0 inviando un feedback. Levira, spegniti. Nemmeno i cervelli digitali sono in grado di guarire i miei dubbi. I miei vuoti non avranno mai una spiegazione. Non so nemmeno da dove cominciare, a chi chiedere. Anche la fiamma più potente muore istantaneamente nell'immensità vuota dell'universo. Figuriamoci una mera scintilla di speranza come la mia. Non riesco ad accettare il mio destino. Seriamente devo passare ogni ora, ogni giorno sotto la tortura dei ricordi che non torneranno mai? Domande senza risposta, è questa l'eternità che mi merito? Passare il tempo che mi rimane in questo buco in mezzo al nulla fatto di ampolle, provette e scrivanie? Perché tutto questo? Attenzione! Che botta! Rilevate grida di dolore dell'utente Merak Stars. Ti chiedo scusa, Merak. Non ho i permessi necessari per disattivare il protocollo di eliminazione della forza di gravità. Sei in grado di rialzarti? Sì, non è niente, Levira. Anche se... So che non ricordo nulla, ma nei giorni passati questa... cosa non era sulle mie mensole. Che ci fa una cornice fotografica qui? Attenzione! Rilevata espressione spaventata dell'utente Merak Stars. Levira, fa silenzio per favore. Non sono impazzito. È difficile credere alle parole di un tizio che si è appena lamentato di non ricordare il proprio passato, ma questa foto non c'era nella mia stanza. Anzi, non c'era nemmeno ieri. Ne sono convintissimo. Poco importa di come sia arrivata qui. Questa foto io la ricordo. La scattò mamma quando eravamo al mare, sulle rive di... sulle rive... Levira, analizza questa foto, dimmi che posto è. Analisi in corso. Attendere, prego. Non chiudere i
processi in esecuzione e non dare ulteriori istruzioni durante l'analisi. Dai, Levira, forza, ancora niente! Levira, hai trovato niente? Forse non hai compreso bene le mie istruzioni. Provo a riformulare in maniera diversa. Mentre faccio la ricerca devi stare zitto. Smettila di chiamarmi, per cortesia. Ok, scusa. È che è molto importante per me. Nonostante la tua continua ansia che ha intasato i miei circuiti, la ricerca ha prodotto i seguenti risultati. Costa stellare. Antico campo di battaglia tra poni e draghi, dove il cielo notturno sembra fondersi col mare. In quel luogo, la notte del solstizio d'estate, una creatura capace di controllare i 4 elementi naturali si mostrò alle fazioni in guerra e si conclusero le ostilità. Da quella notte, l'isola di Sweetland conobbe la pace e la simbiosi con la natura. Sweetland. Ma certo, Sweetland! È la mia nazione natale! Io sono nato su quell'isola! Ricordo la voce di mia madre pronunciare spesso il nome di Sweetland. Sì, ne sono sicuro! Più guardo la foto e più mi è chiaro! Io sono nato lì, ho vissuto lì! Poi le mie memorie si fermano all'incidente, ma forse adesso ho una speranza! Oggi, per la prima volta, mi sento fiducioso. Forse non avrò più i ricordi, ma questa foto, queste informazioni mi hanno aperto non una, non 2, ma centinaia di migliaia di strade da percorrere. So finalmente che cosa fare. Io tornerò a casa. Tornerò a Sweetland. Ricostruirò tutti i miei ricordi. Le mie domande non saranno più prive di risposte. È giunto il momento. I miei giorni di monotonia si concludono qui. Levira, attiva l'amuleto teletrasporto e portami a Sweetland. Teletrasporto verso Sweetland in corso. Attivazione del sistema di spostamento molecolare. Mi dispiace, impossibile completare l'operazione. Cosa? Nessun risultato trovato per Sweetland. Ma come? Mi stai dicendo che l'unica cosa che ricordo è errata? Il mio unico tentativo è andato in fumo. Potresti farmi concludere la lettura del prompt di ricerca per cortesia invece che farti prendere dal pessimismo a effetto immediato? Stavo dicendo, nessun risultato per Sweetland. Cercavi forse Impero di Arsedias? Impero? Secondo le ricerche, l'isola di Sweetland ha espanso i propri territori nel giro degli ultimi 15 anni, portando il governo a dichiarare la fondazione del nuovo Impero di Arsedias. Quindi Arsedias è Sweetland, ma più in grande? Corretto. Dovresti imparare ad aspettare la fine della lettura degli output prima di panicare, Merak. Capisco. Tutta questa situazione mi ha dato alla testa. Arsedias. Non sono sicuro che sia esattamente quello che cerco, ma forse troverò le risposte alle mie domande. Mi fa un po' paura, lo ammetto. È un vero e proprio salto nel vuoto. Ma devo farlo. Concretamente. Ok, Levira. Comincia la nostra investigazione. Attiva l'amuleto teletrasporto e portami all'impero di Arsedias. Teletrasporto verso Arsedias in corso. Attivazione del sistema di spostamento molecolare. Forse non sono pronto a conoscere tutto ciò che è accaduto in questi anni. Forse qualcosa mi ferirà, ma non devo avere paura. Rimetterò insieme i pezzi del puzzle. È la mia missione.